Salve a tutti da Matteo e benvenuti in una nuova puntata. Quest'oggi andremo a vedere e testare le bike che ha fatto più discutere nell'ultimo anno. Andiamo? Oggi più che mai abbiamo bisogno di miti che ci aiutino a sognare. Perché solo nei sogni troviamo la forza e l'ispirazione di plasmare il nostro presente. Immaginatevi di cavalcare una bici con un design audace e rivoluzionario che sfida i confini della convenzione. Questa creatura in fibra di carbonio non è solo una bici, ma è proprio una dichiarazione di indipendenza. Attraverso il suo telaio scolpito e la sua tecnologia di ultima generazione diventerà un mito moderno e una fonte di ispirazione per le future e-bike del mercato. Ecco a voi la Unnomit. Avevamo già recensito il marchio Unno con la sua versione muscolare, la Barn. Quest'oggi siamo qua a portare sul canale la sua versione elettrica, la Meet. Come la sorella muscolare, questa bici nasce mallet ed è tutta completamente in fibra di carbonio. Come la sua versione muscolare mantiene quasi inalterate il design e le geometrie. L'angolo del tubo sella ha un'apertura di 77 gradi, mentre l'angolo sterzo è di 64. La bici è disponibile in 3 taglie, S1, S2 e S3, dove mantiene costante l'altezza centrale di 700 mm in tutte e 3 le taglie, andando a variare il reach, l'altezza del piantone sella e l'altezza della serie sterzo. La Meet è disponibile in 3 diversi allestimenti, Factory, Race, Elite. È alimentata dal motore Bosch Performance CX con una batteria da 750 watt integrata nel telaio. Come gruppo di trasmissione monta lo SRAM GX a 12 velocità con azionamento wireless. Come sospensione all'anteriore troviamo la Fox 38 Factory Kashima da 170 mm, mentre al posteriore troviamo un Fox Float X2 Factory Kashima da 160. Come impianto frenante sono montati dei Formula Cura 4 a 4 pistoni completi dei suoi dischi da 220 mm. Le ruote sono le DT Swiss HX 1700 Hybrid, 29 all'anteriore e 27,5 al posteriore. Viene montato un tubo sella da 150 mm della marca One Up Dropper con azionamento meccanico. Infine il manubrio resta come nella sua versione muscolare della marca Deux Enduro Bar, completamente in carbonio con una lunghezza di 800 mm e un rise di 20. Adesso, prima di svelarvi il prezzo, andremo a provare questa bici in salita e in discesa. Andiamo a cercare il bosco. Si è appena conclusa la salita di giornata e devo dire che questa Unnomit mi ha veramente stupito. Si sale e si pedala veramente bene. Ho cercato di sfruttare la sua pedalabilità al massimo e infatti sono salito in eco ed a motore spento e devo dire che ho durato veramente poca fatica nel limite di una bici da 25 kg. Comunque si pedala molto ma molto bene. A livello di agilità ho provato qualche single track e veramente è una bici molto ma molto agile. Questo dovuto al fatto che sicuramente è anche mallet, dà una mano, però promossa a pieni voti. Ed ora è giunto il momento che tutti aspettano quando si parla di una bici, la discesa. Quindi seguitemi in discesa.
Piccola nota dolente, il tubo sella. Quando vado a fare una discesa ripida e devo schiacciare tanto le gambe, il tubo sella mi è di intralcio. Ora, io sono tanto alto, 1,85 m, pedalo ad 81 cm e sono al limite tra la S2 e la S3 di taglia. Quindi la soluzione potrebbe essere montare un tubo sella da 200 mm, in modo da schiacciare più la sella verso il terreno. Continuo la discesa. Discesa appena finita e sono pronto a dire la mia su questa bici. Allora, partiamo dal fatto che il mio pensiero è stato maturato in 4 giorni di prova, ma già dal primo giorno la bici mi ha dato subito un ottimo feeling in discesa. È molto robusta, dà la sensazione di robustezza, è tanto ma tanto attaccata al suolo, molto di più della sorella muscolare. Questo forse è dovuto al fatto anche perché è un e-bike, ha un peso maggiore. Il carro lavora molto bene e devo dire che mi ha dato delle ottime sensazioni. Anche a livello di guidabilità nel tecnico, nello stretto, per essere un airbike è molto agile, dovuto al fatto anche che è mallet. La guida è molto più facile della sorella muscolare, ha una guida molto più facile, ma sicuramente è per un cliente, per un atleta di livello medio-alto, perché comunque la bici richiede una guida abbastanza aggressiva, bisogna caricare sempre tanto l'anteriore, ovviamente meno della muscolare. Prima di tirare le conclusioni finali voglio darvi un consiglio personale. Le bici a prima vista possono piacere o no, quelli sono gusti soggettivi. Però prima di acquistarle le bici, visto che ora come ora costano anche tanto, vanno testate e c'è la possibilità di testarle nei negozi. Ci sono le bici test. Questa mi è stata gentilmente data da Daniele di Freeride Prato, quindi se la volete vedere con i vostri occhi passate al suo negozio, perché noi le bici ve le portiamo su uno schermo, vediamo le nostre sensazioni, le mie sensazioni, ma ognuno di noi è diverso ed ognuno di noi ha bisogno di una bici differente. Quindi prima di acquistarle provatele. Ed ora andiamo a fare un recap di queste giornate di test. Il primo aspetto negativo che ho riscontrato in questa bici è il tubo sella. Non si sta parlando di design, che a me personalmente può anche piacere, ma dell'intralcio che mi dà nei momenti peggiori delle discese, nei tratti più impegnativi. Il secondo aspetto negativo che ho trovato in questa bici, ed è un aspetto che ho trovato anche nella sua versione muscolare, è la posizione dell'ammortizzatore posteriore. Infatti è nascosto nel telaio e non permette un facile accesso alle regolazioni. Però, come detto nel video scorso, questa posizione permette di avere un baricentro molto basso della bici, quindi è un compromesso che possiamo fare. Terzo aspetto che non mi piace, anche questo ritrovato nella sua versione muscolare, è il passaggio dei cavi nella serie sterzo, una cosa bella forse a livello di design, ma veramente scomoda a livello di manutenzione. Passiamo a vedere gli aspetti positivi di questa bici. Partiamo dal design, che a mio parere è veramente bello. La batteria da 750 watt si integra perfettamente nel telaio e non sembra quasi un e-bike. Poi, tralasciando il fatto che può piacere o no a livello estetico, questo design è veramente studiato e dà anche i suoi frutti. In discesa la bici lavora veramente bene, il carro è ottimale, il sistema Virtual Pivot funziona alla grande. Un altro aspetto principale che mi piace dell'azienda Unno è l'attenzione ai minimi particolari. La scelta dei freni Formula, Selle Italia, sono piccolezze che fanno la differenza. Siamo giunti alla fine anche di questo video, abbiamo provato la Unno Meet, la bici elettrica di casa Unno per voi ma anche per noi, perché ci siamo veramente divertiti in questo video. E niente, siamo giunti a dire il prezzo, 11.300 euro. Lo so, è un prezzo elevato, ora le bici costano tutte tanto, però diciamo che in questa bici, in questo prezzo, troverete componenti di gamma elevata. Ragazzi, il video si conclude qui. Mettete mi piace, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa bici e ci vediamo alla prossima. Un saluto dalla Buonanotte Now.